Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Vediamo un po' se mi danno una carta, se no la estraggo io. Ok. Abbiamo il mondo, ho estratto bene ragazzi, che responsabilità. Però il mondo è una bella carta, amici dell'Ariete, è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento di certi traguardi, di certi obiettivi. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a un viaggio, piuttosto che un trasferimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le vostre energie per l'evoluzione personale del prossimo trimestre. Andiamo a vedere che cosa lavorerete a livello karmico. Allora, abbiamo un fante di bastoni, un re di coppe, un asso di denari, 10 di coppe, regina di spade, no scusate, è un fante di spade, solo che in alcuni mazzi infanti sono chiamati principesse. Sono anche rappresentati ovviamente come principesse. Ok, 2 di bastoni e 5 di spade. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, poi vi do il messaggio generale. Sento un po' di indecisione, sinceramente, e credo che molto sarà riferito al far parte di un gruppo o al mantenere un gruppo. Andiamo a vedere il fante di bastoni, 3 di bastoni e amanti. C'è una certa progettualità al futuro, considerato gli amanti potrebbe essere una progettualità di coppia o di famiglia. Credo che qualcuno potrebbe già aver iniziato questo cambio. Andiamo a vedere il re di coppe. 7 di coppe e 9 di spade. Allora, è come se si stesse andando verso qualcosa di più grande, però siccome abbiamo questo 7 di coppe che mi parla un po' delle illusioni e qui abbiamo un 9 di spade che mi parla invece delle preoccupazioni, ho la sensazione che o avete bisogno, cioè questo periodo vi serve per imparare a navigare e a rimanere tutto sommato sereni, piuttosto che uniti, piuttosto che parte del gruppo, nonostante le cose che succedono normalmente nella vita. Vi dico questo perché è come se ci fossero una serie di possibilità
che si aprono dopo questo 3 di bastoni, ma che vi preoccupano con il 9 di spade. E difatti anche l'asso di pentacoli è girato al contrario, come se si facesse un attimo fatica a partire in modo concreto, in modo definito, come a scegliere la è un 1, è un asso, quindi e qui c'è anche un 10 tra l'altro, 1 10. Andiamo a vederlo questo asso. Fante di coppe, 5 di spade che avete già qui e 7 di bastoni. Andiamo a vedere il 10 di coppe. È come se sentisse di dover fare tutto da soli. 6 di spade e asso di bastoni. Il 6 di spade, guardate, 5 e 6 di spade. Ci sono delle questioni egoiche probabilmente, perché di solito quando c'è il 5 di spade sono quelle discussioni, quelle lotte fatte solo per avere ragione, che poi alla fine avere ragione o no non cambia la situazione, quindi non vi cambia. Però è come se ci fossero questi conflitti che per qualcuno sono interni, dai quali bisogna staccarsi. Ho come la sensazione che si debba iniziare ad agire in modo diverso per raggiungere questo 10 di coppe, questo senso di unione, questo senso anche di famiglia, se vogliamo, anche se è una questione che voi vibra per il lavoro, può anche far riferimento a quello che avete imparato in famiglia e che vi blocca in un certo senso. Cioè, vi faccio un esempio: se per caso siete donne, mi identifico, e siete cresciuti in una famiglia dove mamma faceva tutto, è facile che anche voi all'interno della relazione abbiate la tendenza a comportarvi allo stesso modo. Però è un modo di pensare, un qualche cosa che avete preso. Al giorno d'oggi molti uomini, per fortuna, si integrano alla perfezione con le donne e quindi sono indipendenti in quel senso lì, sanno farsi le lavatrici, sanno cucinare, sanno caricare una lavastoviglie, insomma. Grazie alle mamme che crescono uomini indipendenti. Ok, piccolo commento personale, ragazzi. Andiamo con un fante di spade. 4 di spade, sacerdotessa, giustizia e 2 di coppe. Guardate, io sento che il lavoro lo farete. Perché arriva questo 2 di coppe, arriva questo punto di incontro che troverete con l'altra persona per mandare avanti questo nuovo progetto più ampio, più grande. È come se dovessero arrivare delle responsabilità più grandi, però anche se, come dire, ci sono dei disequilibri all'inizio di questa situazione, sento che con la sacerdotessa e la giustizia riuscirete a riequilibrare la situazione, monitorando lo sviluppo della relazione, di questa dinamica, mettiamola così. La carta della giustizia è qui anche per dirvi che potrebbe essere necessario mettere le cose per iscritto, piuttosto che dare delle nuove regole a questo gruppo, a questa famiglia. Mi parlano, ho la sensazione che per molti possa far riferimento a una persona in più che potreste ospitare nella vostra famiglia, che non è legata a voi con il sangue necessariamente. Cioè potrebbe essere un cugino alla lontana, un bambino in affidamento, potrebbe essere, non lo so, anche un animale da compagnia che magari state tenendo ad un amico o ad un'amica per fare un favore. Non lo so, è come se ci fosse una nuova dinamica più ampia e quindi dei nuovi equilibri da gestire. Non pensate di dover fare tutto voi, non pensate di essere da soli in questo progetto, perché in realtà si tratta di vedere nel lungo periodo e fissare delle regole comuni che vadano bene per tutti. Voi ricordatevi che quando le cose si fanno per il più alto bene di tutti i componenti del gruppo, non possono che andar bene.
Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. È letteralmente volato il giudizio, adesso vado a prenderlo. Giudizio e diavolo. Prendo il giudizio. Giudizio e diavolo. Andiamo a vedere anche il 5. Oh, che interessante. Perché si finisce di nuovo con il fante di... Ho quasi la sensazione che non imparerete tanto bene la lezione. Allora, fante di bastoni, 2 di bastoni, 5 di pentacoli, regina di denari e torre. Ego, morte dell'ego, le discussioni. Ragazzi, sento che romperete parecchio degli schemi in questo periodo. Probabilmente un vecchio capitolo se ne va della vostra vita e qui si tratta di rimettere delle nuove basi per questo nuovo capitolo che sta entrando, per questo nuovo gruppo, per questo nuovo componente del gruppo, per la famiglia. Potrebbero anche essere i figli, è come il creare una nuova realtà. Il punto è che quello che imparerete in questo periodo è proprio rimanere, come vi posso spiegare, sereni, tranquilli, nonostante tutto quello che si muove intorno a voi e di cose ce ne sono tante. Ci potrebbe essere questo nuovo inizio, effettivamente, questo, ok, voglio dare io una direzione o mi piacerebbe dare una direzione e che anche gli altri componenti di questo gruppo partecipassero ed è da qui che c'è bisogno di questa regola o di questo contratto, perché per molti la carta della giustizia può far riferimento a dei contratti o a degli sblocchi giudiziari. E c'è anche la torre a fine lettura, sento proprio come se si rompesse qualche cosa, qualche ideologia, qualche... Vi dirò ragazzi, come vi dicevo prima, fate in modo che sia per il più alto bene di tutti questo contratto che andate a firmare, perché datemi una carta per questo diavolo, non vorrei che poi si trasformasse in qualche cosa da cui non potete uscire. Appeso. Quindi vi direi di controllare bene i tempi, la validità di questo contratto, le scadenze, come si rinnovano. Non lo so, fate attenzione alle cose piccole. Non sento che sia completamente negativo, però è come se smuovesse parecchio, cioè nel senso vi fa sentire un po' bloccatini, se vogliamo. E quindi a un certo punto io credo che qualcuno potrebbe decidere di romperlo. Papà non c'era, via. Ok. Sì, se ve la devo dire tutta, il periodo non sarà completamente tranquillo perché avete 2 5 di spade, quindi io qui ho proprio la sensazione che potrebbero esserci delle cose da chiarire, delle cose da delineare, delimitare, definire, distruggere, destrutturare. Però guardate, avete anche una bella energia della regina di Pentacoli. Sento che in qualche modo sarà un passaggio lento, tranquillo, cioè perlomeno ci si adatterà, si diventerà flessibili a questa nuova realtà. Sento che qualcuno deve prima cambiare il modo di pensare e poi fondamentalmente comunicarlo agli altri. E anche se ci fosse questo contratto, questa giustizia, vi dirò che vedendolo così anche potrebbe essere una relazione che finalmente arriva a un'ufficializzazione. Potrebbe però essere solo una promessa, per qualcuno. Ti prometto che quando ritorno, ti prometto che quando XY e Z
Potremmo stare insieme, potremmo andare a convivere, potremmo prendere casa. Il 2 di bastoni mi indica comunque un certo stato di indecisione. Se chiamare o no un'altra persona, se aspettare o no. È come se doveste concretizzare un nuovo equilibrio. Datemi una carta per il giudizio. Faccio io la proposta o aspetto, potrebbe essere. Ne parlo io, tiro fuori io l'argomento oppure aspetto. Però sento che quando ci si avvicina all'argomento succede un po' una baraonda. Non lo so, magari per qualcuno è il discorso figli. Fatemi un po' confusa la lettura, sinceramente, nel senso che ci sono tante sfaccettature. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Sta di fatto, ragazzi, che con questa torre alla fine del periodo potrebbe, come vi posso dire, potrebbe esserci una rivalutazione di altri obiettivi. È come se si partì, perché qui si passa da un 3 a un 2 di bastoni, dagli amanti al 2 di coppe. Cioè ho come la sensazione che ci sia un nuovo inizio che promette bene, ma che poi alla fine fa fatica, si fa fatica a mantenere l'unione, potrebbero esserci dei pesi solo sopra le vostre spalle, non è come sembrava, non è come ve lo aspettavate probabilmente. Credo che anche il re di coppe e la regina di denari siano collegati, nel senso che è come se da questa energia un po', se vogliamo anche troppo emotiva, si passasse ad un'energia più concreta, più ok, non importa quello che è successo o quello che mi aspettavo e che non è arrivato, educo, o meglio mi educo ad una nuova realtà, a rompere le regole che fino ad adesso mi han tenuto bloccata. Non lo so, ragazzi, ditemi a che cosa fa riferimento per voi questa giustizia, ma se per caso arrivassero dei contratti, ripeto, guardateli bene perché non so effettivamente quanto vi possano giovare. Ehm, Ci sono anche quelle volte dove uno dice, vabbè, prendo pochissimo, l'orario è bruttissimo, però lo faccio perché fa curriculum, lo faccio perché ho bisogno di farmi l'esperienza. Ecco, ma magari quello non è l'unico modo, schiavizzarsi, perché la sento un po' così, c'è un diavolo, c'è un appeso, è come se ci fosse qualche cosa che vi mantiene bloccati. Qui avete anche il fante di spade con il diavolo, quindi per qualcuno potrebbe essere una questione di controllo, di sentirsi controllati, di sentirsi soffocati. Per qualcun altro potrebbe essere, questo diavolo potrebbe rappresentare la propria mente che dice, ok, chiamo o non chiamo, mi faccio sentire o non mi faccio sentire, è passato troppo poco tempo, cosa penserà, ma perché non si fa sentire? Un po' tutte queste dinamiche da 9 di spade, anche 8 di spade. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo se danno qualche messaggio in più che risuona. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. 5 di spade pienamente. In questo senso,
Il 5 di spade è quella carta che ha, come vi dico spesso, collegata all'ego, no? Qui avete anche l'ego e la morte dell'ego fondamentalmente. Ehm, ed è una carta che ha bisogno di sentirsi dire hai ragione, di sentirsi dire, soprattutto il diavolo, sei bravo, sei il numero uno, è come se avessi bisogno di una valorazione, come se, valorazione credo che sia in spagnolo, di una valutazione, di una validazione, di essere validato, convalidato. Ehm, bisogno di conferme fondamentalmente. Però in realtà, quando uno è nella luce, queste conferme non sono necessarie, perché quando uno è nella luce sa quanto vale, è presente, è cosciente, quindi non ha bisogno che glielo dicano gli altri, perché ha una conoscenza profonda di se stesso, sa effettivamente quanto vale, se si è sforzato al massimo, se è tutto quello che può dare, sa, ha presente. E quindi, quando uno è nella luce interiore, nell'amore per se stessi, non ha confini, quindi gli altri possono dire quello che vogliono, ma voi sapete quello che volete, indipendentemente da quello che gli altri vi dicono, vi dimostrano, e... insomma, sia che siano critiche, sia che siano cose belle. Ok, si è già girata una carta, molto bene. Medita nel silenzio e scopri l'energia interiore. Meditare è conoscere la forza del silenzio. In molti modi la natura rivela il potere del silenzio. Un fiore che sboccia lo fa in silenzio. Il miracolo del crepuscolo e lo splendore dell'alba non sono preceduti da alcun rumore. La luna e le stelle non si fanno annunciare dalla fanfara. Ogni creazione poggia sulla legge silente, impercettibile, infallibile. Restate in silenzio e sappiate che l'Io sono dentro di voi è Dio. Ma è la stessa cosa. Io sono la mia luce interiore, io valgo, io esisto. Primo chakra. Ok, bellissima questa frase, ragazzi. Sì, è un po' come smettere di dipendere dalle storie degli altri e ricostruirsi, essere una madre migliori per se stessi. Io credo che questa giustizia possa essere un qualche tipo di accordo, di contratto che voi prenderete per creare quest'unione. In realtà io ho come la sensazione che sarà proprio un momento trasformativo per voi. Vi dico, c'è una bella energia all'inizio e sfidante alla fine del periodo, secondo me. Non per questo che deve essere negativa, però secondo me, ecco, quello che vi potrebbe aiutare qui, visto che comunque avete anche il 4 di spade e la sacerdotessa, fate un lavoro sul vostro ego, cioè cercate proprio su YouTube che cos'è l'ego, come identificare l'ego, come elaborare l'ego, come integrare l'ego. Ci sono una serie di video, io ovviamente non li ho ascoltati tutti, quindi filtrate sempre quello che ascoltate, però può essere un ottimo esercizio per appunto staccarsi dall'ego ed essere meno, tra virgolette, vittima di questo 5 di spade, di questi conflitti, di questo senso di inferiorità del 5 di pentacoli. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per contattarmi vi basta scrivermi una mail nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Quello che propongo io è un percorso specifico sulle credenze limitanti, cucito sulla necessità della persona in quel momento di vita. Però se per X motivi non avete tempo, non avete voglia, potete anche farlo, diciamo, a vostro ritmo, seguendo i video degli abbonati. In quella sezione tratto sia le credenze limitanti che argomenti di metamedicina, di metafisica, di magia bianca praticamente. Quindi, se volete sapere che temi sono, vi basta entrare nelle playlist lilla, i titoli dei video si vedono, quindi vi rendete conto di quello di cui parlo.
E niente ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!